Ciao a tutti, io sono Giulia e sono una ricercatrice e studentessa in neuroscienze all'Università McGill a Montreal in Canada. Di cui vorrei parlarvi oggi è dell'argomento della mia ricerca e il titolo a cui ho dato è Essere in sintonia crea legami, parola del nostro cervello. Ora, prima di entrare nei dettagli della ricerca per sé, vorrei darvi un po' di informazioni riguardo a cosa sono le neuroscienze e di cosa mi occupo. Le neuroscienze non sono altro che una disciplina che è volta allo studio del cervello e ho messo umano tra parentesi perché sappiamo che il cervello è un organismo che è presente non solo negli esseri umani ma anche in altre specie. Ad esempio qui abbiamo i vari mammiferi come ad esempio il gatto, il roditore, lo scimpanzé, il delfino e come potete vedere tutti questi organismi viventi sono dotati di un cervello. Il cervello è un organismo fondamentale perché ci permette di vivere. Ora, nel caso degli umani, il cervello ci permette di eseguire una serie di azioni, come ad esempio andare a scuola, leggere, divertirci con i nostri amici, oppure gustarci una buona pizza. E in questo caso io non vedo l'ora di gustarmi una buona pizza, perché come ben sapete l'Italia è l'Italia. Come analizziamo e come studiamo il cervello umano? Uno dei modi in cui possiamo guardare al cervello e analizzare il cervello è essendo dei fotografi, quindi prendiamo delle fotografie dell'attività del cervello. Ora, un punto importante da tenere in mente è il fatto che il cervello è attivo sempre, noi siamo sempre attivi, anche quando stiamo dormendo o siamo fermi, anche quando non parlo o non sto eseguendo nessun compito. E come esattamente guardiamo questo cervello, prendiamo queste foto? Possiamo pensare al cervello come a un grandissimo puzzle e il modo in cui analizziamo questo puzzle è dividendolo in tutti i vari pezzettini. Quindi come pensate avete un grandissimo puzzle e avete tutti i vari pezzettini di questo puzzle. E non facciamo altro che cercare di analizzare i vari pezzettini e questi pezzettini si chiamano regioni cerebrali e in questo modello potete vedere le varie regioni colorate in vari colori. E quindi attraverso le fotografie cerchiamo di fotografare queste varie regioni e cercare di capire come le varie regioni funzionano, quindi i vari pezzettini del puzzle, per avere un'idea di come il puzzle in generale funziona. Questa è una tecnica che noi usiamo per prendere le foto e si chiama risonanza magnetica funzionale. Quindi qui abbiamo due ricercatori, questo è un partecipante alla ricerca che come potete vedere è steso su questo lettino e questo grandissimo cerchio è proprio questa la risonanza magnetica funzionale, non è altro che la nostra macchina fotografica. E cosa succede? Praticamente noi spingiamo il lettino, quindi muoviamo il lettino, il partecipante, all'interno della macchina fotografica e chiediamo al partecipante di rimanere immobile e fermo mentre prendiamo una serie di foto. Ora possiamo chiedere al partecipante, ad esempio, di eseguire vari compiti oppure di rimanere a riposo e di pensare a qualsiasi cosa che il partecipante voglia pensare. E ora, come potete vedere, ho cerchiato a riposo perché è fondamentale cercare di capire come il cervello funziona a riposo per avere una buona idea di come il puzzle totale funziona. Ed è proprio l'attività a riposo del nostro cervello quello di cui andrò a parlarvi oggi. E come potete vedere, questa è una delle foto che noi prendiamo con la risonanza magnetica funzionale. Quindi abbiamo varie foto, questo è il nostro cervello, della stessa persona, ha lo stesso cervello e vari livelli di fotografia, quindi qua siamo più vicini al cervello e qua siamo un po' più lontani. E tutte queste varie macchie che potete vedere colorate non sono altro che le varie regioni, quindi i nostri piccoli pezzi del nostro puzzle. E ora vi chiederete, ma cosa sono i vari colori? Perché ho varie gradazioni di giallo, di arancione? E se vi ricordate quello di cui vi parlavo prima, il fatto che il nostro cervello è attivo, noi dobbiamo misurare attraverso queste fotografie quanto ciascun pezzo di questo puzzle è attivo. E questo colore proprio indica l'attività di ciascun pezzetto del puzzle o ciascuna regione. Infatti, come potete notare in questa leggenda, abbiamo il rosso, ad esempio, poca attività, quindi vuol dire che queste macchiette, queste regioni non sono coinvolte nel compito che il partecipante stava facendo, nel pensiero che il partecipante aveva.
Al contrario, regioni o pezzetti di puzzle che sono più nel giallo sono più attivi. Questo vuol dire che queste regioni del cervello sono più coinvolte, appunto la loro funzione è quella di compiere il compito che il partecipante stava eseguendo, oppure sono coinvolte nell'attività del pensiero che il partecipante aveva. Ok, quindi abbiamo appena visto come possiamo prendere delle foto del nostro cervello e come possiamo prendere le foto dei vari pezzettini del nostro puzzle, e quelle sono chiamate regioni. Ora, in questo disegno ho provato a disegnare un cervello umano e come potete vedere ho cerchiato qui in rosso due pezzettini di questo puzzle che chiameremo regione A e regione B. Ora, un importante concetto da tenere in mente è il fatto che ogni regione, quindi in questo caso la nostra regione A e la nostra regione B, ha un linguaggio specifico, quindi parla una propria lingua, e questo è come scriviamo il linguaggio di ogni regione. Quindi questo è il linguaggio della regione A e questo è il linguaggio della regione B. Ma vi chiederete perché è importante cercare di capire il linguaggio di ciascuna regione o cercare di capire che tipo di linguaggio parla? E il motivo per il quale noi guardiamo a come il linguaggio di ciascuna regione è scritto è perché questo indica quanto ciascun pezzettino del puzzle, quindi ciascuna regione, è attivo in uno specifico compito oppure a riposo. Ok, ora un'altra cosa importante da tenere in mente è il fatto che dobbiamo analizzare o guardare il linguaggio di ciascuna regione, ma anche quanto simile o quanto è diverso il linguaggio in regione A, per esempio, dal linguaggio nella regione B. E ora in questi video che vi mostreremo cercheremo di farvi capire cosa voglio dire. Ehi, ciao, da quanto tempo? Come stai? Sorry, ich spreche kein Italienisch. Kannst du vielleicht Deutsch reden, weil ich verstehe dich wirklich nicht so gut. Buon appetito, gelato? Ob wir Pizza essen gehen wollen? Ja, das klingt gut. Wollen wir das machen? Gerne, ja. Ciao. Tschüss. In questo video avete visto come due persone, che possiamo pensare due regioni, quindi io ero regione A, la mia amica era regione B, parlassero due linguaggi diversi. E come avete potuto notare non c'era comunicazione. Io cercavo di chiederle se volesse andare a mangiare un gelato, lei parlava in tedesco e non capivo cosa mi stesse dicendo, me l'ha tradotto dopo, mi stava chiedendo se volevo andare a mangiare una pizza. E il punto che voglio fare è che non c'era nessun legame, non abbiamo creato nessun tipo di comunicazione perché non ci stavamo capendo a vicenda, e quindi alla fine del video ognuno è andato per la strada propria. Ehi, ciao, da quanto tempo? Ciao, come stai? Bene, dai, ti vuoi andare a prendere qualcosa? Sì, va bene. Prendiamo un gelato? Ok, dai, andiamo. In quest'altro video invece avete visto come le due persone, quindi me e quest'altra mia amica, stessimo parlando lo stesso linguaggio, un linguaggio molto simile, e per questo motivo siamo riusciti a creare un legame e quindi siamo riusciti a comunicare e siamo andati a mangiare un gelato. Ora proviamo a portare i due video, quindi gli esempi che abbiamo appena visto, nel contesto del cervello. E abbiamo detto che le due persone potrebbero essere considerate come due regioni, quindi ho disegnato qui in maniera così in cerchi due regioni che abbiamo chiamato la nostra regione A, che è quella che abbiamo visto qui sopra, e la nostra regione B, che è quella che abbiamo visto qui sotto. Ora, abbiamo detto che è importante guardare come il linguaggio della regione A sia simile o diverso al linguaggio della regione B. Perché? Perché la similarità o la diversità del linguaggio tra regione A e regione B determina la creazione di un legame tra regione A e regione B. Quindi quello che stiamo misurando è il linguaggio di ciascuna regione e il legame tra due regioni. Ora, nel contesto delle neuroscienze, il linguaggio di una regione si chiama variabilità. Ok, ora proviamo a portare questo concetto di variabilità ai due video che abbiamo appena visto. Abbiamo una persona, nel nostro caso una regione, che parla questo linguaggio, e questa è la variabilità, il linguaggio della regione A.
E abbiamo poi un'altra persona, un'altra regione che invece parla un altro linguaggio. E questa sarà la variabilità o il linguaggio della regione B. Ora, cosa abbiamo fatto nel nostro studio? Abbiamo cercato di capire e comparato quanto simili o diversi queste variabilità, questi linguaggi sono tra una regione A e la regione B. Secondo voi, visto quello che abbiamo appena visto, si formerà un legame tra regione A e regione B? No, non si formerà. Oppure il legame tra queste regioni sarà molto molto debole. Infatti, come potete vedere, queste regioni non sono in sintonia, perché la variabilità nella regione A o il linguaggio della regione A è diverso dalla variabilità o dal linguaggio nella regione B. Ora proviamo ad avere un altro contesto in cui abbiamo la stessa regione A, questo è il linguaggio e la variabilità della regione A, e poi prendiamo un'altra regione, un'altra persona che chiameremo regione C. E questa è la nostra regione C. Secondo voi si formerà un legame tra regione A e regione C? E quello che abbiamo dimostrato è, siccome la variabilità in regione A o il linguaggio della regione A è simile alla variabilità o al linguaggio della regione C, c'è sintonia tra queste due regioni e quindi si forma una connessione o un legame tra la regione A e la regione C. Quindi ora che avete questa grandissima prospettiva del mio studio, potete capire perché ho intitolato la mia ricerca Essere in sintonia crea legami. Proprio perché per cercare di capire l'attività del nostro cervello, prima dobbiamo frazionarlo, dividerlo in vari pezzettini, che sono le nostre regioni, capire come ciascuna regione parla, ma poi cercare di reinserire le varie regioni all'interno del grande puzzle e quindi capire come il linguaggio di ciascuna regione è simile al linguaggio di un altro, perché è proprio la similarità o la sintonia delle variabilità o del linguaggio di due regioni che permette di formare legami. Ed è proprio la presenza di un legame tra due regioni che in un certo senso facilita l'informazione o come noi processiamo informazioni nell'ambiente circostante. Ora, questo è solo un esempio di un argomento che è molto interessante nello studio del nostro cervello e spero che vi sia interessato e che vi sia piaciuto e con questo vi lascio e non vedo l'ora di incontrarvi su Zoom l'8 giugno. Ciao ciao!